questa giornata piovosa siamo davanti al vecchio palazzetto Don Bosco di Fidenza. Sono in compagnia con Angelo Stecconi, figlio del famoso presidente della Fulgor Fidenza, della prima Fulgor Fidenza, con Germano Nencini, che ha giocato per sempre nel Fulgor, e con Silvano Minotti, storico capitano degli ultimi anni della Fulgor, che giocava qui in questo palazzetto. Quindi lascio la parola a loro. Ecco, io sono Angelo Stecconi, io sostanzialmente ho iniziato a frequentare il Don Bosco da bambino. Il Don Bosco è stata un'opera importante, fortemente voluta da mio padre, che collaborò fattivamente con l'allora vescovo Monsignor Zanchin per costruire questa struttura importante non solo dal punto di vista sportivo ma anche come luogo di aggregazione sociale, una struttura importante perché in anni di tensione, a metà degli anni 60, in anni difficili, in anni in cui iniziavano anche qualche conflitto tra i giovani, tra i genitori, all'interno della famiglia, nell'ambito della società civile, consentiva un momento di svago, di aggregazione, di dinamismo sportivo e di conseguimento di determinati risultati. Vorrei ricordare che a quei tempi la Fulgor Basket Fidenza, che poi divenne polisportiva, inglobando per un paio d'anni anche sotto la presidenza di mio padre l'atletica, che annoverava persone del calibro, faccio un nome a caso, di Vincenzo Piccolini, ottenne dei risultati importanti con atleti sostanzialmente del vivaio o della zona come l'amico Paolo Gandolfi. A quei tempi vi era solamente un girone di Serie A, un girone di Serie B, 5 gironi di Serie C, la Fulgor militava stabilmente nel girone di Serie C. Risultato importante, forse il risultato più significativo conseguito sotto la presidenza di mio padre, che assieme al mitico allenatore Luigi Della Turca seguiva con grande attenzione, per i motivi che ho esposto prima, i giovani e l'attività giovanile. Fu il terzo posto conseguito dalla compagine allievi al campionato nazionale, che perdette solamente di un soffio la semifinale con Cantù, capitanata da uno sconosciuto, Pierluigi Marzorati. Quindi poi c'è stata un'evoluzione, l'aggregazione qui è cresciuta fortemente, addirittura era difficile trovare un posto durante le partite casalinghe perché la capienza era di circa 800, Silvano e Germano 700-800 persone, c'erano meno preclusioni di quelle che vennero dopo per sostanzialmente le normative antinfortunistiche, quindi c'era il pubblico anche attorno al campo di gioco. E lascio conseguentemente adesso, per i momenti maggiormente sportivi, la parola a Germano Nencini, che è stato un grande atleta, capocannoniere di quegli anni e che disputò la partita inaugurale del Don Bosco, e poi a Silvano Minotti, capitano della Fulgor Basket degli anni 70. Ricordo che tutti comunque menzionano ancora questo periodo come gli anni d'oro del basket fidentino. Grazie. Buongiorno, Germano Nencini. Siamo qui davanti al palazzetto che abbiamo inaugurato purtroppo perdendo nel 1965 con l'Osimo. Perdemmo di penso 2 o 3 punti, non ricordo bene. Qui feci gli ultimi 2 o 3 anni dei miei campionati, perché dal 58 al 64 disputammo tutte le partite al vecchio oratorio Don Bosco all'aperto, che è qui vicino, con delle giornatacce acqua, neve, però c'era di bello che al mattino verso le 11 ci trovavamo o per spalare la neve o per togliere il ghiaccio, poi alle 2:30 del pomeriggio giocavamo le partite, insomma, e ovviamente venivano giù squadre abituate all'aperto, per cui il fattore campo qui evidentemente aveva un'incidenza molto molto importante, perché quando venivano all'aperto non erano abituati, tanto palloni scivoloti, quando poi pioveva un po' questo pallone, che allora erano ancora di cuoio, si inzuppavano di acqua e poi diventavano pesantissimi. Quando si faceva il canestro praticamente si esultava come si facesse un gol. Insomma, sono stati uno degli anni meravigliosi, perché tra l'altro, a parte gli atleti, eravamo anche tutti amici, eravamo quasi tutti di Fidenza, tranne subito è venuto prima, è venuto un certo Gilberto Dature, il nostro grande amico da Piacente, che è stato il primo oriundo a venire a Fidenza. Dopo di lui è venuto
Franceschini e poi Minotti. Comunque bellissime partite, si partiva, per dire, non so, mi ricordo un episodio a Montegranaro alle 4 del mattino e siamo arrivati là verso le 10:30 nel campo, ovviamente all'aperto, dove c'era 1 metro di neve, quindi abbiamo girato la macchina e siamo tornati a casa, quindi è stato comunque delle giornate meravigliose, un campionato speciale. E quando all'inizio dell'anno ci arrivava il comunicato delle federazioni dicendo in che campionato siete? Marche, neanche una palestra. Invece quest'anno nel milanese, che bello, ci sono 3 palestre, meno male che andiamo a giocare un po' all'aperto. Poi ci sarebbe tanto da raccontare, ma insomma ne parleremo poi successivamente e farò vedere anche i libri che hanno fatto in quel periodo che sono molto interessanti. Ok, grazie. Cosa dire? Tanti anni in questo palazzetto, da juniore quando l'hanno inaugurato, che ero già nel giro della prima squadra, a quando ho smesso a 35-38 anni, adesso non ricordo neanche più. Tante partite, ma soprattutto tanto divertimento tra le varie squadre, dalle giovanili ai grandi. Eravamo una vera famiglia sotto l'egida di Stecconi, che per me è stato un secondo padre. È difficile raccontare le sensazioni che ci sono state in questo palazzetto. Vederlo così mi fa un po'. Non passo neanche più da questa strada perché non voglio vederlo. Quindi tutte le partite che abbiamo fatto, tutto quello, i pianti, le gioie che ci sono state, sono dentro a quel palazzetto lì. È stato meraviglioso e irripetibile.